Buongiorno a tutti quanti. Oggi una barbazza direi notevole. Come vedete non ho una barba fitta ma ho un bulbo molto grosso, una ricrescita molto aderente al viso, vedete? Ecco, ok, allora, oggi mettiamo alla prova un rasoio che dovrebbe essere giornaliero, everyday, della Charcoal, quello qua, Charcoal Everyday, con la sua scatolina in metallo. Eccolo qua. Beh, la prima cosa che vedete quando prendete in mano è che per me è veramente spettacolare. Bello nelle rifiniture. Hanno fatto il manico cavo eh, per bilanciarlo, infatti 85 grammi, tutto in acciaio 316L, ma si vede veramente che è un bel prodotto, c'è ragionato e studiato questo test per dare scorrevolezza, questi segni sono fatti per dare scorrevolezza, non sono dimenticati per strada. Anche dentro vi faccio vedere, qua c'è l'inserto, vedete quando chiudete, invece di mettere la rotellina c'è un inserto, così. E qua c'è proprio la forma il quadratino della lametta, vedete così, vi faccio vedere. Così va alla perfezione, guardate che spettacolo. Meraviglioso, meraviglioso. Ok, andiamo a vedere come lavora, anche se è per barbe giornaliere, ma mi dà tanto l'idea che sia anche bello efficace. Quindi andiamo a vedere. Come pennello, visto che si deve ancora rodare bene, Semog setola di tasso misto maiale. Ciotolina da tenermi caldo il pennello di Elizabeth, spettacolare, guai se mi manca. Come sapone, oggi andiamo a provare un sapone che fa del prodotto naturale un po' il suo vanto ed è un prodotto irlandese. Eccolo qua. Poi lo vedete al contrario. Natural Ireland. Ok? Natural Irlanda. Seaweed shaving soap, seaweed, non so come si dica, comunque 100% natural. Vediamo, la profumazione è un po' particolare, diciamo, nel senso che è come quasi neanche ce l'avesse la profumazione. Sa di qualche erbetta naturale, sembra che ci siano dentro delle erbe, quando tipo una bustina di tè, di tisana, le erbe, ti dà quell'idea lì, molto molto leggera. Quindi non penso ci siano oli essenziali dentro o cose del genere, perché comunque non si sentono, o se ce n'è veramente un minimo. Andiamo con l'idratazione. Ah, ho armato il rasoio con le mie Muster Super Platinum. Ok, ci mettiamo un po' di Noai, che l'ho messo dentro qua per comodità, così mi doso. Guardate, questo qua è sufficiente, una goccia. Ad esempio, questo qua ce ne vuole più del doppio, perché è molto liquido, molto molto liquido. Invece il Noai ne basta una goccia e veramente fa il suo effetto. Dopo serve il prebarba. Sono tante cose che non servono nella rasatura, però costa 6 euro, ti dura 2 anni, una boccetta e una coccola in più, che mi fa piacere fare, che faccio. Tutto qua. Non tutto deve essere per forza indispensabile. Vado. La cosa che mi aspetto di più da questo sapone,
sarà l'emollienza e il post rasatura, perché da un prodotto che si vanta dell'essere naturale, almeno è la cosa che mi aspetto di più. Dopo vedremo. La pasta è una pasta, non saprei neanche io, diciamo, so neanche io se dire semi-dura, semi-morbida o come chiamarla, perché non è né dura né morbida, però è tipo consistenza del pongo. Ecco, cioè è abbastanza dura, se premi cede un po', ma è abbastanza duretta, diciamo, ecco. Allora, perché non faccio il montaggio troppo liquido da subito? Perché questa parte che voi adesso vedete, anche se è densa, comincia a penetrare in profondità nel pelo e nella pelle. Dopodiché io vado a idratare mano a mano, quindi con il massaggio vado a smuovere il pelo, fare entrare il sapone in profondità, in più sciolgo gli oli, i burri, i componenti del sapone in viso, non dentro la ciotola, perché la ciotola non ha bisogno di sbarbarsi, e mi vanno ad agire sul pelo e sulla pelle. Il montaggio è bello, bello cremoso, mi aspettavo un po' più schiumoso da come ho visto all'inizio che stava prelevando il sapone, invece ecco, un consiglio che vi do, che vedo spesso gente fare, che secondo me, boh, non è una... boh, insomma, io non mi ci trovo bene, dopo vedete voi. Molti vedo che prendono, prendono magari il pennello così, fanno dei movimenti così, che il ciuffo neanche si apre in viso. Cioè, non abbiate paura, premetelo il ciuffo, apritelo bene, quasi fino in fondo. E questo vi aiuta a montare bene il sapore e smuovere il pelo. Vedo che mi sta permettendo acqua, ne la mettiamo. Bene, mamma mia che spettacolo. Peccato che siano un po' costosette le spese di spedizioni, comunque scrivete Natural Ireland e trovate il sito, vedete da voi. Vediamo com'è il prodotto, dai. Tanto ci facciamo la prima passata. Io mi trovo bene a bagnare sempre il rasoio con acqua calda prima di cominciare. A rade, rade. La precisione di taglio è spettacolare, però si valuta tutto nel contropelo. Perché tutti i rasoi radono.
E quando arrivi al controperio che noti il vero valore di un rasoio, per come la vedo io. Perché gli americani, loro scrivono mild, ma certi americani, ragazzi miei, hanno un'idea del mild, direi molto particolare. Alla faccia, ragazzi, alla faccia come rade sto coso. A me mi dispiace, sarà bello il mondo del mano libera a chi gli trasmette qualcosa, ma per me rasoio di sicurezza è inutile. Quello che la gente magari prova per il mano libera, io lo provo per il DE. Allora, sto notando che la prima passata, idratando bene, con una bella quantitativo di sapone, rimaneva bello compatto, cioè bello protettivo. Adesso che sono in seconda passata, noto che da vegetale tende un po' a non essere troppo compatto. Metto in ammollo un altro po' di acqua, casomai dopo faccio un altro prelievo. Ok. Ragazzi, è spettacolare nel taglio. Comunque ho messo a paragone lo stiletto col mio Game Changer, e vi posso assicurare che sono completamente identici. Se li guardate fuori, li mettete di fianco, di lato, sono identici. Ecco perché il taglio ci assomiglia davvero molto. Tu cambi i gap, cambi un po' la geometria, per carità, puoi cambiare l'esposizione, il gap, cambia anche il rasoio, però cioè, che ci abbiano studiato 3 anni per fare un rasoio identico a uno già esistente, non lo so. Lasciamogli il beneficio del dubbio, va. Dopo ognuno valuta da sé. Cioè, sto rasoio qua è una cosa incredibile perché sembra dolcissimo, cioè veramente, ma taglia, cioè sembra che dalla Mr. Super Platinum stia usando una Feder. Cioè, poche volte ho sentito un rasoio con un taglio del genere. È quasi mostruoso. Quasi mostruoso.
prendo un altro po' di sapone. Per adesso sta andando bene, però come ho sempre detto, vediamo cosa capita nel contropelo. Cioè, adesso guardando bene, io sarei già liscio, cioè, io così posso uscire e non si vede un filo di barba, quindi posso dire mi fermo e allora qualsiasi rasoio va bene, però secondo me è nel momento in cui spingi che porti il risultato in fondo, allora la vedi se il carattere del rasoio permette magari anche sbarbate giornaliere, se ti permette cose di un certo tipo o no. Però, ad esempio, c'è gente che si fa solo, non so, magari un pelo, un obliquo tutti i giorni, senza andare a cercare di essere liscio il BBS, ma allora qualsiasi rasoio va benissimo, anzi, magari rasoi belli, aggressivi, ti permettono di avere un risultato più profondo senza andare a dannarti troppo l'anima. Però a chi piace come me, indipendentemente dalla frequenza di rasatura, gli piace essere proprio liscio, 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 e non tutti i rasoi sono rispettosi della pelle o riescono a darti rasature giornaliere senza rogne. Niente male sto sapone, così mi sta piacendo, bello compatto, bello scorrevole, mi piace, mi piace. Va preso sapone perché comunque se esagerate troppo con l'acqua o non prendete abbastanza sapone, comunque è un vegetale che potrebbe tendere a schiumare, quindi va dosata l'acqua nel giusto modo, però una volta capito tiene. È un rasoio, è un rasoio, se non hai manualità ti sfregi. Ti sfragi perché sembra veramente, cioè, di usare un rasoio che taglia poco. È precisissimo, dolcissimo, ma appena sbagli l'angolo o premi un po' di più, questo rasoio qua t'acciacca, È leggero, ma comunque va usato con mano leggera, nonostante sia leggero. Se questo qua gli metti un manico pesante, ti porti via la faccia. Cioè, sembra che non tagli, cioè sembra che non porti via il pelo. Eppure dove passi, lui porta via tutto. Quindi
Cioè, bisogna veramente andare a sensibilità. Ehm, Mi piace tanto perché comunque, anche se il taglio è dolce, però io sento, cioè senti ogni micro pelo che tagli, però lo taglia con una precisione che non ti fa sentire proprio ogni pelo completo, come si può dire, che si aggancia e lo taglia, ecco, diciamo così. Sembra di... Sembra di tagliare, sapete quando quando uno affila bene un rasoio, mano libera, che ci passa sopra il pelo e senti tic? Ecco, quella sensazione lì ce l'hai comunque. Non è un assassino silenzioso, lui ti fa sentire quello che stai facendo. Se sbagli l'angolo ti fa capire, guarda che stiamo andando verso la pelle e non più sul pelo. Se lui ti spiega tutto, ma non ti perdona mica però l'errore, una volta che tu lo sottovaluti. Ecco. Spero di essermi spiegato bene. Con questo sapone lavora bene, eh? Mi sembra che stia veramente lavorando bene. Vediamo a fine rasatura. Ok. State pazienza, ma sono concentrato perché se sottovaluti sto coso... Sto insistendo, ve lo dico, lo sto proprio mettendo sotto torchio. Infatti qua, piccolo puntino minuscolo me lo sono giocato, ma me lo sono cercato, ve lo dico, me lo sono cercato. Ok. Ragazzi miei, cioè ragazzi qua, sono andato sotto pelle. Mamma mia.
mamma mia che bomba ragazzi, che bomba. Allora, post rasatura. Mm, morbido, un buon viso, un bel viso morbido, quindi un post rasatura davvero piacevoli. Un bel saponetto, se vi capita, un bel saponetto, veramente, veramente. Sodium cocoate, potassium cocoate, sodium cocoate, butterate, potassium cocoate, butterate, acido stearico, glicerina, macadamia oil, kelp seedweed, essential oil, citrus atlantica, citrus bergamia, pinus palestri, insomma tutti sì, vari oli, rose centifoglia, citrali, monene, geranium, benzina. Insomma dai, è un bel saponetto, piacevole, l'ho usato volentieri. Ecco, chi ama le profumazioni di certo non è un rasoio, cioè un sapone tanto adatto, ma però fa bene il suo. Ecco, fa bene il suo. Se uno vuole un sapone quasi neutro, secondo me questo potrebbe essere una bella cosa. Allora, ci andiamo a mettere. Ma ho una bella pelle, ci metto solo l'after, non vado neanche a metterci altre cose. Quindi vado di Barber Eco. Eccolo qua. L'ho preso su Pinalli a chi interessa, eh. È una profumazione fresca, talcata, un po' di vecchia barberia. Allora, ricapitoliamo. Tasso maiale, fantastico, un pennello, un ciuffo che veramente adoro. Io preferisco che il sock, perché se devo avere un maiale morbido preferisco un Zenith in setola sbiancata. Come misto, questo qui tasso maiale per me è fantastico. Sapone, come vi ho detto, bel saponetto. Se uno vuole un sapone quasi a profumazione neutra che funzioni, un buon sapone vegetale, ci può stare. Logicamente senza andare a rompersi le scatole. In Irlanda vi comprate un Gronlica, secondo me è anche meglio di sto qua, in più c'è delle buone profumazioni, quindi non andrai fino in Irlanda a comprare un sapone. Però se vi capita comunque, magari uno che vuole usare solo saponi di un certo tipo, che naturali, dopo anche lì c'è tante di quelle cose da dire, naturale non vuol dire nulla. Però se uno ha la fissa del solo naturale, c'è un marchio in più da prendere in considerazione, se lo va a vedere nel sito e si fa le sue valutazioni. Fantastico, questo è un rasoio fantastico. È come avere in mano un attrezzo da chirurgo, ma ti fa sentire tutto quello che succede in viso. Questo è uno dei più bei rasoi che io abbia mai provato e usato, quindi questo mi va a finire subito dopo il Colonial, proprio subito dopo, o siamo lì, diciamo, ecco. Se vogliamo è quasi più efficace anche del Colonial questo qua. Però il Colonial ti permette una sbarbata molto più spensierata, cioè ti permette comunque quasi alla stessa profondità di taglio di fare un po' quello che vuoi, anche di sbagliare angolo, cioè ti radi proprio con spensieratezza. Questo no, ma ti fa talmente una mappa chiara, una guida chiara di tutto quello che stai facendo in viso, che comunque con una giusta manualità che si può avere nel tempo, questo qua è un rasoio definitivo per me. Lo dovrò testare con sbarbate giornaliere, però io ho anche quella che quando mi sbarbo tutti i giorni la pelle si rafforza di più, quando passano dei giorni è più delicata, quindi niente. Già questo è un gran test, ecco, lo dico così, però lo riproverò anche in altri ambiti, così dopo vedremo se riconfermo o no la cosa. Come prima prova
amore a prima vista, fantastico. Bene, ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona giornata, BBS di quelli direi veri, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye! Ragazzi, se mi seguite volentieri, dai, iscrivetevi, mi lasciate un bel like, non vi chiedo altro.